Ciao a tutti, come vi avevo promesso nel video delle prime impressioni, dopo circa 4.000 km fatti su quasi tutti i tipi di percorso, quindi asfalto normale, asfalto asciutto, bagnato, sterrato medio, sterrato a volte anche un po' scassato, ho le idee più chiare su quello che è il funzionamento e il rendimento dell'Airtender. Diciamo innanzitutto che l'Airtender ottimizza il suo rendimento su una guida veloce. Questo vuol dire che si avranno i benefici, si sentiranno i benefici rispetto all'ammortizzatore tradizionale tenendo sempre un certo ritmo. Questo vale sia per l'asfalto che per lo sterrato. Ho fatto alcune prove per armonizzare il rendimento globale della moto e quindi ho cominciato a lavorare anche sulle regolazioni della forcella. Dopo un po' di prove sostanzialmente sono arrivato a queste conclusioni. Ho riportato la forcella come precarico nelle condizioni previste a libretto, quindi sulla quarta tacca. Il freno idraulico in estensione invece è meno un click e il freno idraulico in compressione più un click, quindi sostanzialmente siamo ai livelli base. Per quanto riguarda invece la parte ammortizzante dell'ammortizzatore, che è rimasta la stessa, quindi la parte idraulica, lì è presente solo il freno idraulico e l'ho tenuto, anzi diciamo che l'ho riportato alle condizioni anche queste a libretto. Bisogna dire che l'Airtender non ha sostituito interamente l'ammortizzatore originale, ne ha mantenuto la parte idraulica. La molla invece è stata sostituita con una molla più corta, questa per esempio è l'originale, è stata sostituita da una parte più corta con un K maggiore, circa il doppio, e dalla parte pneumatica. Questo è il motivo per cui il funzionamento dell'Airtender riesce ad essere più progressivo, ha un K, si può dire, variabile. Per quanto riguarda il discorso guida, confermo tutto quanto ho detto nel video precedente. La moto si guida effettivamente molto bene, è molto più maneggevole, sembra più leggera, si inserisce in curva velocemente ma con precisione, ne esce altrettanto velocemente e soprattutto nei destra e sinistra si ha la percezione di avere quasi una supermotard, dico quasi, legata comunque ai 240 kg che pesa questo lustro. L'inerzia che prima si avvertiva dagli 80-90 km all'ora in su, soprattutto richiamandola da una curva, l'ha persa quasi completamente, è molto più leggera anche in quel caso lì, quindi pur, ripeto, senza aver perso nulla in termini di stabilità, il piacere di guida è sicuramente incrementato. Per quanto riguarda il discorso comfort, questo è sicuramente migliorato. Da solo non moltissimo, però la forcella, avendo meno precarico, trasmette meno i colpi sul manubrio e anche la parte ammortizzante sente molto meno le buche. Sui dossi non è cambiato moltissimo. Col passeggero invece il discorso è decisamente migliorativo, perché sempre intervenendo sulle regolazioni che poi vi farò vedere con la tabellina prevista dalla casa, effettivamente il passeggero ne ottiene un gran beneficio perché evita di prendere quei colpi secchi sulla schiena e questo senza perdere nulla in termini di maneggevolezza e stabilità. La regolazione dell'Airtender si fa attraverso queste viti. Si svita la sua protezione, questo cappellotto, e poi con la chiave in dotazione si va ad agire sul registro. Vengono date due viti, una corta per quando si va col minimo precarico, quindi da soli, e una vite più lunga per quando si ha il massimo carico. Siamo arrivati alle conclusioni. A mio avviso, se piace la guida dinamica, l'Airtender è sicuramente un'opportunità per poterla migliorare. Ha un ottimo feedback, come abbiamo visto, garantisce anche un buon comfort, migliora le caratteristiche di sicurezza soprattutto della moto e quindi a mio avviso tranquillamente consigliabile.